Bene, salve, buongiorno. Siamo Daniele e Emanuela, oggi da un luogo insolito. Indovinate dove siamo? Non lo indovinerete mai. Comunque siamo a Catania, cioè oggi facciamo un giretto siculo con un nostro amico carissimo che vi presenterò dopo. E niente, questa è la nostra moto. Siamo già partiti per le vacanze. E niente, facciamo questo giretto. In realtà non so neanche dove, è quasi un giro a sorpresa, ma so che siamo in centro Sicilia, quindi vedremo, stay tuned. Vabbè, stiamo aspettando quel coglione di Giuseppe che poi dice che siamo in ritardo, sono in ritardo gli altri. E niente, lo aspettiamo qui. Questa è la prova, che sono le 9 passate. Fino alle 7, Esatto. ma alle 9 è troppo tardi. Voleva partire, sì, fare, dire. E alla fine quello che è arrivato prima sono io. Vabbè, ora lo cazziamo. Sei visto? Niente, ma Gaggia come sempre si addormenta Ah, ecco. perché aveva la mala, come sempre, come ogni uscita. Infatti Comunque- io di solito, Comunque vi presento il mio amico Giuseppe, quello, Sì. quello puntuale, eh? sempre, Questo è l'amico una puntuale. signora che non è puntuale. Ok. Fatta benzina, magari a benzina a fare. Certo, giustamente. Per forza, no? Vabbè, Niente, ora lo sai cosa ti costa questo, no? Non ho capito. Lo sai cosa ti costa questo, vero? Cosa? Minimo il caffè. No, guarda, te l'avevo detto, Nove e avvisali, mezza. avvisali. Ma non ti preoccupare, qual è il problema? Eh? No, io ci Vedi che sei in diretta. Oh, presidente, dove mi hai portato Buongiorno, stamattina? oggi siamo qua a Leonforte alla Gran Fontana. La fontana di cosa? La fontana e il lavatoio. Ok, quindi adesso lo dobbiamo inquadrare in teoria, giusto? E qui siamo quindi a Gran Fonte. Facciamo una piccola pausa dopo esserci fermati ad Aggira. Dove tu ti allippi a 24 cannoli per sugarti l'acqua fresca. Bella, Infatti se la vai a toccare è molto fresca. fredda. molto fredda. Che scende dalla Molto bella. sorgente. Sono anche i disegni da sopra. Beh, ci avrà 200 anni comunque. Mariangela, che ne pensi di questa fontana di Gran Fonte? Eh? Da non confondersi con Francofonte, qua siamo a Gran Fonte, ok? Molto bello. Dalla fontana di Sagalassos alla fontana di Gran Fonte. Eh? Siamo a Sperlinga. Sì, il famoso castello di Spellinga incavato nella roccia. Inchiavato? Incavato. Scavato, come cavolo lo vuoi detto? Comunque, Allora, se riusciamo lo andiamo a vedere perché c'è qualcuno che insomma vuole mandare malattia per questa scalata. Allora, perché poi da quel punto più alto, che sarebbe la torre di vedetta, arrivi Ah. là sopra, c'è un panorama che è un qualcosa di incredibile. Tu là sopra ti senti così piccolo, ma piccolo, che non hai neanche idea. Va bene, nel frattempo facciamo un'altra Io cosa. faccio il guardiano alle moto, Perfetto. perché l'ho visto solo 10-20 volte, non mi ricordo neanche. Ok, e Perché ti riposi. purtroppo in Sicilia, quando vengono i turisti da fuori, che credono che la Sicilia è la mafia, non è vero nulla. Infatti le moto li possiamo lasciare anche con le cose attaccate, nessuno li tocca, anzi li guardano. Non è più come una volta. E Vabbè, ora facciamo una cosa, adesso mettiamo l'adesivo. ora mettiamo l'adesivo e L'adesivo. battezziamo la moto di Daniel. Vedi, guarda qua, ma poi dici che non ne metto adesivi, eh? Guarda, Guardate quando è contento. guarda qua. Così va bene? Vada. Motoclub La Fenice dell'Etna. Tra l'altro questo è l'adesivo quello buono, quello resinato. Non so se rende... Vediamo quanto dura. Io non lo stacco, quindi se si stacca è una cosa naturale, eh? Ok, eccoci alla roccaforte di Sperlinga. Nel frattempo lì sotto c'è Giuseppe. Mi sento un po' in Cappadocia. Quando vedo questi posti, guardate le entrate. Possiamo dire che il castello è medievale, magari metterò qualche link sotto per quello che riguarda la sua storia. Il castello Roccaforte comunque è medievale ed è stato teatro di scenari di guerra per quello che riguarda Vespri siciliani, la guerra tra francesi e spagnoli per la conquista del territorio. Devo dire che ha un fascino molto particolare. In Sicilia ne abbiamo parecchi di questi posti qua, ma questo io effettivamente sapevo della sua esistenza, ma non sapevo che fosse così carino in effetti. In questa stanza abbiamo la cronologia dei proprietari del castello. Ora io non è che ve la posso scrivere tutta, però
diciamo che te la posso almeno far scorrere un pochino, considerato le condizioni di luce. Il primo proprietario risale al 1132 E poi ci sono tutti questi. e ci sono le araldiche. In questa stanza è la stanza delle araldiche. Belle. Ovviamente io non ne capisco niente, però abbiamo famiglie Firingeri, Anatoli, quindi principi, baroni, la famiglia Nicosia. E adesso il comune di Sperlinga, perché dobbiamo ricordare che questo bene adesso è di proprietà del comune. Questa è una raccolta d'acqua, vedete? Qui si raccoglieva l'acqua e che veniva usata per le funzioni del castello. Allora, stavamo facendo una considerazione con Emanuela, perché qui abbiamo tutto scavato nella roccia, tutto a mano. Quindi, che non deve essere stato facile nemmeno scavarlo, perché in effetti, se ci ricordiamo la Cappadocia, in Cappadocia la roccia è altamente friabile, ma qui, per quanto sia calcarea la roccia, non è particolarmente morbida. Quindi chissà come si sono fatti per poterlo scavare. Vero amore? Ecco, questo c'è scritto qua pure porta falsa. Questa è la porta falsa perché dice una porta, le guardie si mettevano qui e potevano difendere l'entrata da questa. Amore, attaccami. Attacca. Perfetto, questa è porta falsa. Parte esterna del castello. C'è un po' di vento, spero che la mia nuova DJI che sto usando, che ovviamente questo è il primo video in cui sto facendo delle prove prima del nostro viaggio, del 2025, spero che la cancellazione del rumore sia sufficiente. Ho cambiato la GoPro anche un po' per questo, quindi vediamo, se non funziona butto pure questa e do la colpa a Emanuela, come sempre. Amore, di che colpa? Mia. Perfetto. E questo è il parco praticamente del castello, è pieno di ulivi. Il posto è molto bello, tra l'altro anche la location qui è veramente, veramente bello. Abbiamo letto che diciamo, dentro queste mura sono passati parecchi poeti, pittori tipo Escher, che sarebbe quel pittore che fa quelle cose strane, quelle scale che faceva, chiaramente è morto, che faceva quelle scale, quegli orologi strani. E niente, questo fa parte di quel patrimonio siciliano che io in effetti, devo essere sincero, ho sempre un po' trascurato da siciliano, considerando il fatto anche che, insomma, può essere anche una scusante, che io non vivo in Sicilia, quindi come molti sanno io vivo al nord e con la moto in Sicilia non vengo praticamente mai. Ringraziando il buon Giuseppe che ci ha portato a fare questo giro. Premetto che Giuseppe è un amico mio da tantissimi anni e oggi un giorno feriale, ha preso un giorno per poter passare una giornata con noi, è stato molto carino. Poi magari gli faremo qualche domanda, perché lui è presidente di un motoclub, la Fenice dell'Etna, un motoclub molto operativo su Catania, e magari gli faremo qualche domanda per capire un po' quali sono le attività di cui si occupa l'associazione e i viaggi che chiaramente organizza per gli associati. Guardate la porta, praticamente è tutto scavato nella roccia, è una cosa impressionante perché hanno sfruttato questa parte, questa difesa naturale per poter creare questo ingresso. Ecco, e qui vedi, qui c'è un problema perché non posso riprendere. Comunque, si sale così con la corda, vai amore? Ora poso la telecamera e poi riprendo. Qui entrava l'acqua che arriva sotto. Sono appena saliti su dalla scala a corde e qui si arriva in cima. Sto pensando come dobbiamo scendere. Vabbè, ci vuole. E questo è il punto più alto del castello di Sperlinga. C'è vento, non so se si sentirà la mia voce.
Quella è la statale che si fa per arrivare. Ok, volevo informarvi che siamo vivi, questa è la prova, c'è Emanuela qua. Siamo riusciti a scendere senza particolari problemi, senza danni fisici. E ora entriamo qui, che cos'è? Torre di difesa e cappella. Andiamo a vedere. Non poteva mancare una cappella all'interno di una roccaforte, dove i soldati e i nobili venivano a rifugiarsi nel loro intento religioso. Devo essere sincero, la ristrutturazione non è male, assolutamente. Anzi, diciamo, questa è di epoca normanna, no? Quindi sotto questo altare ci sono le tombe, probabilmente gli ossari dei soldati che hanno difeso questa roccaforte. E questa chiaramente era una cucina. Alle spalle della chiesa, dietro questo muro c'è la chiesa, che abbiamo appena visitato. E queste erano le cucine. Guardate qui, piani per cottura, camino, probabilmente qua facevano il pane. Hanno fatto un bel lavoro secondo me, anche per ravvivare un po' il paese e valorizzare quello che effettivamente hanno e la loro storia, perché questo posto era particolarmente importante, che Sperlinga comprendeva ben 11 feudi. Vi sono stati baroni, principi, quindi sicuramente ha avuto la sua grandissima importanza. Ok, quindi adesso siamo arrivati a Gangi e questi sono i giri che organizza il mio amico Giuseppe facendo funzioni, ovvero il presidente del motoclub La Fenice dell'Etna. Ma senti Giuseppe, ascolta, ma tu come presidente del motoclub, cioè di cosa ti occupi? Perché molti non lo sanno cosa fa un presidente. Però un presidente, a parte affrontare tutte le difficoltà dei motoclub, dei soci, metterli d'accordo e tutte cose, la cosa principale è sapere organizzare. Tutto ciò sempre basato su moto passeggiate culturali, dove andiamo a scoprire sempre borghi Tipo questo, tipo questo qua a Gangi, che è uno dei più grossi borghi medievali sanfrancescani. I posti sicuramente in Sicilia non mancano, però mi sa che da quello che ricordo almeno tu organizzi anche tour abbastanza lontano dalla Sicilia, tipo Albania. Adesso quest'anno invece dove andate? Sì, facciamo anche due tour l'anno a livello europeo, anche nel nazionale. Quest'anno facciamo la Croazia, ma non facciamo come fanno tanti la parte solo marittima, perché la Croazia non è solo quello, ma bensì sempre a livello culturale andare a scoprire i castelli di Zagabria, tutta la parte nord della Croazia che non la esplora quasi nessuno. Più o meno quest'anno quante moto saranno? Ma penso che saremo una decina, perché più di 10-12 moto non facciamo, per creare meno confusione e divertirci di più possibile. Chiaramente tutto questo nell'ottica della convivenza, dell'associazionismo e la parte commerciale credo che sia comunque poco rilevante rispetto a delle agenzie specializzate. No, lo facciamo per scopo di nucleo, lo facciamo per passione, per fare conoscere realmente la passione della motocicletta, cos'è e come si deve usare. Soprattutto per questo, le spese ci sono e ovviamente si affrontano e vengono suddivise in parti uguali su tutto il viaggio. Cioè non c'è uno spreco economico, un guadagno e cose varie, si fa solo per passione, lo faccio per passione. Mia moglie infatti mi vuole uccidere, però io sono fatto così. No, ti capisco, perché tante volte per fare qualcosa di buono e per gli altri, talvolta ci si rimette qualcosa, però dai, alla fine secondo me ne vale la pena. Ma guarda, condividere la stessa passione è fatto in modo giusto, è la cosa più bella che esista. Nel frattempo Emanuela mi chiamava poco fa per farmi notare questa chiesetta, e purtroppo sono chiuse. Allora, risalente al XVI secolo. Oh, aspetta, cioè, Risalente al XVI secolo, la chiesa fu costruita dai cavalieri di Malta. cioè, Che già è abbastanza. Insomma. cioè, voglio dire, Lo dire. i Cavalieri di Malta non è che interagivano soltanto a Malta, c'è tutta una storia, parte dalla Terra Santa, Cipro, Rodi, Malta, Roma, quindi tutte quelle opere di assistenzialismo che nei secoli comunque hanno sostituito i vari ordini monastici. E l'ordine dei Cavalieri di Malta esiste ancora
io volevo organizzare un viaggio incentrato sul percorso dei Cavalieri, però mi è venuto un po' difficile, chissà tra qualche anno fare Cipro e Rodi insieme, chissà, lo dico ogni anno di sta Cipro e ogni anno mi sfugge perché scegliamo altro, tra qualche anno si vedrà. Che bello. Guardate questa torre. Volete il gelato? No, grazie. non incominciare, a ripeterlo a raffica. Guardate questa bellissima torre. Farti una foto vicino alla statua per finire un piano. Ora il centro compare, il leone. Tardo gotica. È bella. L'orologio peccato che è rotto, non so se si vede. E questa è la chiesa madre di Gangi. Guardate che stile bellissimo. È bellissimo. Adesso inquadro una scritta particolare. Scendete o vivi a visitare la morte, pria che la morte a visitar voi scenda. Fu sempre bene prevenir la sorte. Senti, come spondere? Vai, vai. Qua a Gangi, oggi abbiamo con noi il nostro youtuber Daniel, venuto direttamente da Trento per venire a scoprire la sua amata terra che ha abbandonato ben 23 anni fa. Vergognoso che sei, 27. non conosce neanche un luogo della sua terra e oggi io penserò a fargli godere un po' del tour, quello che si riesce a fare in mezza giornata. Abbiamo fatto finora solo 130 km, tutti i passi dalla statale 121, proseguendo per la 117 e riprendendo la 120. Sono tutte strade fantastiche, panoramiche, piene di mondi e paesaggi spettacolari e borghi nell'entroterra assurdi. Cioè, la Bibbia ci dice andate e procreate, in questo caso è andate e procedete per la strada. Ok. Tornanti e curve, A Sacrestano non piace questo elemento. niente, oggi E nemmeno il prete. Allora, in questo momento siamo a Blufi. Siamo Allora, realmente Blufi è chiamata l'Olanda del Sud perché una volta alla prima del mese di maggio Blufi diventa piena di tulipani. tulipani. Ora purtroppo fra il vento e il cambiamento di stagione non ci sono perché realmente è stata la prima del mese e durano una settimana e infatti qua il periodo dei tulipani c'è un turismo di quello assurdo, a parte che c'è anche il santuario della Madonna dell'Olio Dove di siamo cui adesso? sorge quest'olio naturale Ora lo andiamo a e vedere. minerale. Allora, L'olio in realtà sì, è petrolio misto a idrocarburi, ma va no- bene no- anche no- olio. non lo sappiamo. Allora, però, diciamo che quest'acqua che fuoriesce da questa fontana qua, quest'acqua, è un olio. Allora, poi, insomma, a livello mistico tutti quanti se la raccontano come vogliono. Questa è zona sacra perché si dice che la Madonna ha fatto Guarda, il discorso. Adesso, se tu lo prendi lo coli vedi che è olio, mettilo più vicino, andiamo. vedi la scolatura È proprio olio minerale e puzza di olio minerale. Lo puoi mettere nella moto, Giuseppe, in quel cascettone che hai. Secondo me ti fa il cambio dell'olio. Pazzesca sta cosa, non l'avevo mai vista. Mi verrebbe da pensare che tipo quei posti dove fuoriesce il petrolio, però in effetti questo non è petrolio, è proprio olio. No, hanno studiato, hanno visto che non è petrolio. Va bene, anche questa l'abbiamo vista, io non l'avevo mai visto sto posto ed è considerata zona sacra, c'è proprio il cartello all'entrata zona sacra. E noi ovviamente siamo arrivati con la moto, tanto non c'è nessuno. Tra l'altro la strada è interrotta e c'è un pezzo di sterrato per arrivarci. Sicché, insomma, carina questa cosa. Si è fatta una certa, adesso piano piano cominciamo la strada del ritorno per Catania. Bene, questo giretto insieme al mio amico Giuseppe è finito. Lì c'è la moto. Adesso la vado a posare a casa di mio cugino. E non so quando pubblicheremo il video, amore. Non lo so neanche io. Non si sa, vero? No. Non so quando pubblicheremo il video. Un video tranquillo, giusto per ricordo, ecco. E niente, non so in linea cronologica se pubblicheremo prima questo video o l'altro viaggio che stiamo per affrontare tra qualche giorno.
Non lo so, probabilmente dopo, così, tanto per sfizio. È stata una bellissima giornata, abbiamo visto dei posti in Sicilia bellissimi. Amore, Confermo. confermi? Sì, Mm? Sei stata contenta di aver fatto Sì, questa bel giro. escursione siciliana? sì. Dobbiamo farne altre. Eh sì, effettivamente sì. Bene, grazie a tutti, alla prossima.